All'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club, un nostro abbonato, Francesco, che saluto, nelle ore immediatamente successive a Barcellona-Inter 3-3 aveva scritto appunto all'interno del nostro gruppo riportando una notizia che purtroppo era una delle tante fake news che girano continuamente e costantemente ogni volta che in una qualsiasi partita viene annullato un gol in fuorigioco di pochi centimetri. Ne abbiamo discusso all'interno del club e il nostro Francesco ci aveva detto appunto che sarebbe stato bello se noi avessimo fatto un contenuto specifico per spiegare finalmente una volta per tutte come funziona questo benedetto fuorigioco semi-automatico. È passato qualche giorno, lo so, purtroppo l'Inter gioca veramente spessissimo, quindi tra le partite e gli impegni non siamo riusciti a proporlo prima, però questa che è la prima settimana dopo tanti mesi in cui l'Inter non gioca ogni 3 giorni, ho deciso di dedicarmi a questo contenuto e quindi all'interno di questo episodio andiamo a parlare intanto di alcune cose relative all'arbitraggio anche di Marciniak nella gara di ritorno. È notizia di queste ore anche la designazione dell'arbitro della finale di Champions League e ci sono anche 2 riferimenti storici molto particolari che vi dirò alla fine di questo contenuto, ma in particolare ci tenevo a spiegarvi una volta per tutte come funziona questo benedetto fuorigioco semi-automatico e quindi andare anche a smentire la più grande fake news che ogni volta circola, che ogni volta ci ritroviamo a dover smentire, ma una volta di più è sempre meglio che una volta di meno quando si tratta di fake news. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti, come sempre vi invito a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti per supportare il nostro progetto. Cominciamo allora dal famoso gol annullato a Mkhitaryan. Per chi ci segue da YouTube vi mostro anche l'immagine, ecco, che tramite il VAR hanno offerto a noi che stavamo guardando la partita e quel piccolo pezzo dello scarpino di Mkhitaryan che era in fuorigioco e che quindi ha portato all'annullamento del gol. Che cosa è stato utilizzato per stabilire questa posizione? Il famoso fuorigioco semi-automatico, anche detto SAOT, che non è altro che l'acronimo di Semi-Automated Offside Technology. Ci sono sempre tanti dubbi rispetto a come funzioni questa tecnologia. Vediamo l'ora di capirci un attimo e di andare a spiegare perché questa tecnologia è così importante all'interno del calcio di oggi. Che cos'è intanto il SAOT? Il SAOT è un sistema che sfrutta 10 o 12 telecamere, e adesso vi spiego perché di questi numeri, per determinare in ogni momento la posizione di tutti i calciatori sul campo e anche del pallone. E in realtà anche dell'arbitro, anche se ci interessa il giusto, però misura anche la sua. Perché 10 o 12 telecamere? Perché per avere una misurazione precisa ed efficace ne sono sufficienti 10. In alcuni stadi, quelli più importanti, quelli dove ci sono le squadre che giocano la Champions, si arrivano anche ad averne 12, però in realtà 10 è il numero minimo e sufficiente di telecamere per fare in modo che questa tecnologia funzioni nella maniera corretta. Queste rilevazioni vengono effettuate tracciando quelli che vengono definiti dei punti figura, 29 punti figura che sono sostanzialmente 29 diverse parti del corpo di ogni calciatore sul campo e anche del pallone, come vi dicevo prima. Quindi ogni calciatore ha 29 punti diversi sul suo corpo che questa tecnologia identifica per riuscire a stabilire con precisione la sua posizione in ogni singolo secondo. La qualità dell'immagine, altro tema molto importante. Le 10 o 12 telecamere di cui parlavo prima lavorano ad una qualità di 50 frame al secondo. Frame significa fotogramma, quindi ogni singolo secondo queste telecamere sviluppano 50 fotogrammi. Questo significa che per ogni decimo di secondo hanno a disposizione 5 fotogrammi e questo quindi significa che la distanza tra un fotogramma e il successivo è di 2 centesimi di secondo. Quindi ogni 2 centesimi di secondo si ha un nuovo fotogramma. E allora capite che la qualità dell'immagine che si ha a disposizione è veramente molto molto alta. C'è comunque un margine di tolleranza, un margine di errore, come ogni singolo strumento deve considerare. Ho cercato nello specifico la misura precisa, vi dico la verità, non l'ho trovata. Quello che ho capito è che non dovrebbe andare comunque tanto più in alto di pochissimi centimetri, quindi si tratta comunque di un margine veramente contenuto.
Come si stabilisce allora questo fuorigioco e perché soprattutto si chiama fuorigioco semi-automatico? In occasione di un possibile fuorigioco, posizione dubbia e gol realizzato, classica dinamica, il sistema, sulla base della tecnologia che vi ho spiegato un attimo fa, individua quindi con altissima precisione il frame in cui c'è l'ultimo passaggio, che porta poi la palla a quello che andrà a fare gol, che è forse in posizione irregolare. Da lì rileva tramite i 29 punti figura di cui parlavamo prima se ci siano delle parti del corpo del giocatore che ha ricevuto questo passaggio al di là dell'ultimo difendente. E qui arriviamo a una questione importante, alla fake news più importante che ogni volta torna e che dobbiamo smentire. Non sono i varisti a scegliere il frame dal quale si misura se la posizione dell'attaccante è irregolare oppure no. Lo fa la macchina. Si dice sempre, però se tu consideri il frame precedente la posizione è regolare, mentre il frame successivo è irregolare. Non sono i varisti a considerare un frame piuttosto che un altro. Lo fa la macchina, lo fa in automatico. L'unica cosa che fanno i varisti, lo fanno sempre, è un controllo, diciamo, di routine, così viene definito, per verificare che la macchina non abbia preso una cantonata clamorosa prendendo un frame che non c'entra assolutamente nulla. Ma di tutte le centinaia di volte che è stato fatto questo lavoro, ogni volta è stato confermato, diciamo, il frame preso dalla macchina. Quindi mi raccomando, non sono i varisti o l'arbitro a decidere il frame, lo fa la macchina. E qui veniamo anche al nome. Perché allora si chiama fuorigioco semiautomatico? Si chiama fuorigioco semiautomatico perché quello che fa la macchina è semplicemente offrire ai varisti in sala VAR e poi dopo eventualmente all'arbitro gli strumenti per indicare se la posizione di un attaccante sia al di là dell'ultimo difendente. Cioè la macchina ti dice, in questo caso, giocatore in maglia bianca ha quel centimetro, non so quanto, quel pezzettino di scarpa al di là della posizione, dell'ultima posizione utile dell'ultimo difendente. Punto. La macchina dice questo. Si chiama semi-automatico perché quel semi, perché poi il fatto che questo sia effettivamente fuori gioco oppure no, lo deve stabilire il varista. E questo quando è che emerge, quando è che è importante? In quei casi in cui, per esempio, si deve stabilire se la posizione di un attaccante sia di fuorigioco attivo o passivo. Lì la macchina ti dice la posizione del giocatore è più avanzata, non ti dice è fuori gioco. Questa è una deduzione che poi fa il varista sulla base del regolamento del gioco del calcio. La macchina ti dice solo la posizione è avanzata. Poi nei casi in cui l'azione è classica e lineare, passaggio gol, come nel caso di Mkhitaryan, fuori gioco ed è tutto più facile. Se invece, per esempio, si deve valutare la posizione attiva o passiva di un giocatore, a quel punto, vi ricorderete, ci sono quei rari casi in cui l'arbitro viene richiamato al VAR, al monitor, e nonostante si tratti di una casistica di fuorigioco che tendenzialmente prevede una semplice comunicazione senza richiamo al monitor, in quei casi lo chiama perché è l'arbitro che deve stabilire se quella posizione sia attiva oppure no. Questo è il funzionamento del SAUT. Quindi le due cose più importanti che voglio che vi rimangano sono: uno, il frame non lo sceglie il varista, il frame da cui si stabilisce se la posizione poi è regolare o no, lo sceglie la macchina. E due, si chiama fuorigioco semiautomatico non per un qualche motivo strano, ma per il semplice fatto che come dire, il giudizio finale di quello che deve essere viene scelto dall'uomo, ma sempre sulla base di immagini e di ricostruzioni che fa in toto la macchina. Questa è una cosa importantissima e qui chiudo il capitolo relativo alla spiegazione del SAUT. Spero di essere stato chiaro. Quindi questo appunto per stabilire la questione del gol in fuorigioco di Mkhitaryan. Per quanto riguarda invece la designazione anche dell'arbitro della finale, nelle scorse ore c'era stata anche qualche indiscrezione che era circolata che voleva addirittura Marciniak come uno dei candidati più probabili per essere desegnati per la finale. Noi ci siamo visti in diretta venerdì scorso, se non erro, e io vi dicevo, mi sembra veramente molto strano perché tendenzialmente il disegnatore stabilisce l'arbitro che vuole al quale vuole assegnare la finale con un congruo anticipo e tendenzialmente non lo manda ad arbitrare nelle semifinali. Perché? Perché può sempre capitare che per quanto bravo, per quanto di alto livello, un arbitro incappi in una partita negativa e se tu mandi il tuo arbitro che hai pensato per la finale ad arbitrare una semifinale e lui sbaglia completamente la partita, a quel punto è molto difficile supportare la decisione di mandarlo anche ad arbitrare la finale. Quindi in questi casi, se notate,
molto spesso in semifinale vanno mandati degli arbitri e l'arbitro della finale è un altro ancora. Non rientra nel gruppo di quelli che hanno arbitrato le semifinali, nella maggior parte dei casi. C'è stato qualche raro caso in passato, ma veramente tanto raro, però tendenzialmente si fa così. E infatti l'arbitro della finale non sarà Simon Marciniak, che aveva arbitrato Inter-Barcellona. Non lo sarà però non perché abbia arbitrato male Inter-Barcellona, ricordiamolo ancora una volta, da Barcellona l'abbiamo parlato più volte, sono arrivate delle polemiche rispetto al fatto che Marciniak ha eliminato il Barcellona, arbitraggio tutto pro Inter. Non è assolutamente vero, anzi, non voglio adesso ritornare e risoffermarmi sugli episodi, mi basta far presente che i 2 episodi su cui è intervenuto il VAR per correggere giustamente 2 sviste in tempo reale di Marciniak sono stati 2 episodi che senza il VAR avrebbero penalizzato l'Inter. Non si può ribaltare la visione. Il VAR interviene per correggere un errore, quindi il VAR è pro Inter. No, non funziona così. Il VAR, per fortuna, santo VAR, è intervenuto per correggere 2 errori che avrebbero portato a non dare un rigore netto per l'Inter, fallo di Cubarsí su Lautaro, altro che palla, quello è rigore netto, e a dare un rigore contro l'Inter per un fallo di Mkhitaryan su Yamal che invece era fuori area. Quindi mettiamo un attimino i puntini sulle i. Per il resto poi la prestazione di Marciniak è stata anche promossa dall'UEFA, che non ha diciamo accolto per nulla le polemiche provenienti da Barcellona, queste questioni secondo cui avrebbe fatto un sacco di errori tutti a favore dell'Inter, e l'UEFA stessa ha stabilito come arbitro per la finale del 31 maggio l'arbitro romeno Istvan Kovacs, che vi mostro anche in foto per chi ci sta guardando su YouTube. Arbitro che, vi faccio una brevissima panoramica, ha 40 anni, è internazionale dal 2010, sarà alla 30ª partita arbitrata in Champions League e quest'anno lo abbiamo già visto perché ha arbitrato Inter-Arsenal 1-0, partita in cui c'era stato un rigore per l'Inter, dato giustamente per un fallo di mano in area, e c'era stato poi un altro episodio un po' più dubbio con un'uscita di Sommer su Merino che a qualcuno ha ricordato la famosa uscita di Sommer su Nzola in quel Fiorentina-Inter del la sfioricchia e così via. Questi sono stati i 2 episodi principali di quella partita. Mentre tra gli altri precedenti che vedono Kovacs aver trovato l'Inter, ce ne sono altri 2. Uno è Inter Atletico Madrid 1-0 della scorsa stagione, la gara d'andata degli ottavi di finale, e al primo anno di Inzaghi uno Shakhtar Donetsk Inter 0-0, abbastanza anonimo, di novembre 2021 se non erro. Questo giusto a titolo di esempio. La cosa curiosa, anzi ci sono 2 cose curiose, 2 riferimenti, come vi dicevo all'inizio del contenuto. Il primo, sarà la terza finale di competizioni UEFA per Kovacs. Nelle precedenti 2 finali ha arbitrato in entrambi i casi 2 squadre italiane ed in entrambi i casi le squadre italiane hanno vinto. Nel 2022 ha arbitrato la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, vinta 1-0 dalla Roma allora allenata da José Mourinho, e l'anno scorso, forse questo vi ricorderete meglio, ha arbitrato la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, che ha vinto l'Atalanta di Gasperini. Adesso arriva la terza finale UEFA, la terza peraltro nella competizione più importante in Champions League, ancora con un'italiana, e questo potrebbe essere così un riferimento che ci viene in aiuto. Quello però forse ancora più clamoroso, forse l'avrete letto anche in queste ore, è circolato sui social, ma con un'imprecisione importante che anche qui devo correggere. Nel 1972 la finale di Champions League si giocò tra Ajax e Inter. Intanto si giocò il 31 maggio, come sarà la finale di quest'anno, 31 maggio 2025, 31 maggio 1972. L'Ajax, che purtroppo vinse quella finale per 2-0, era allenato da un allenatore rumeno che si chiamava Kovacs, proprio come l'arbitro di questa finale. Sui social ho visto circolare questa cosa dicendo che l'allenatore dell'Ajax di allora si chiamava Istvan Kovacs come l'arbitro. In realtà no, perché sono andato a verificare, l'allenatore si chiamava Stefan Kovacs, non Istvan, quindi non era un omonimo di nome e cognome, eventualmente solo di cognome, però fa poca differenza. Un'ulteriore chicca che vi aggiungo, mentre mi sono documentato su quella partita, è che Kovacs era il tecnico appunto dell'Ajax che affrontava l'Inter, e l'arbitro di quella partita era Robert Hélier, che era un arbitro francese.
mentre questa volta noi avremo una squadra avversaria francese con un arbitro rumeno. Non lo so, magari è è un altro riferimento, che ci ricollega in qualche modo a quella partita, anche se poi là c'era di mezzo l'Ajax che era olandese. Però tecnico rumeno, arbitro francese, questa volta avremo arbitro rumeno e non tecnico, ma squadra affrontata, francese. Che dire, spero che la ricorrenza che poi possa trovare continuità sia la prima, quella delle 2 finali con le 2 italiane, e questa sia la terza che finisca nello stesso modo. Però lo scopriremo il 31 di maggio. Questo era tutto, vi chiedo ancora una volta un click sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, vi aspetto anche nei commenti, fatemi sapere intanto se è chiara la spiegazione del fuorigioco semiautomatico. Poi magari stavo pensando che in estate, quando avremo più tempo, finiranno le partite, vorrei dedicare anche una diretta o un pezzo di una diretta a discutere nel merito di questa regola, visto che si parla sempre del concetto della luce nel fuorigioco, di cambiare la regola. Ecco, non volevo poi far diventare questo contenuto troppo lungo, quindi non mi sono dilungato su questo, però mi piacerebbe discutere con voi, anche perché io ho in mente una proposta che potrebbe essere, secondo me, sensata, una via di mezzo tra le 2 grandi opinioni di chi dice teniamo la regola come è oggi e di chi dice mettiamo la luce. Ecco, io ho un'idea, una sorta di via di mezzo che potrebbe essere più sensata, e ne parleremo magari nel corso di una delle prossime dirette, quindi vi aspetto nei commenti per leggere la vostra opinione. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, così potete sostenere il nostro progetto, entrare a far parte della nostra community e, perché no, in alcuni casi anche suggerirci dei contenuti da sviluppare che poi noi andiamo a creare e a proporvi, come in questo caso che ci ha suggerito contenuto che ci ha suggerito il nostro Francesco. Questo è tutto, vi invito a seguirci anche in diretta tutti i giorni dalle ore 19:30, ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.